Vogliamo iniziare o vogliamo migliorare i nostri video e siamo indecisi se rimanere su un formato consolidato e stabile come il 1080p o spingerci oltre e migliorare la qualità dei nostri video registrandoli in 4K. Se siete youtuber on budget come me, oggi vedremo le principali differenze e spiegherò quale formato io abbia scelto e perché. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video qui su The Noob Stream. Oggi vedremo le principali differenze nel registrare i nostri video in 1080p o in 4K. Se siete youtuber on budget come me, oggi vedremo le principali differenze e spiegherò quale formato io abbia scelto e perché. In un mondo di Full HD, 4K, 8K e di chi più ne ha più ne metta, decidere quale risoluzione utilizzare per i nostri contenuti diventa sempre più difficile e fondamentale. Noi come content creator dobbiamo tenere in considerazione tre fattori fondamentali: il tipo di piattaforma su cui caricheremo i nostri contenuti, i costi e il metodo di fruizione della piattaforma stessa. Prima di tutto dovremo capire se il nostro contenuto può essere adeguato alla piattaforma su cui vogliamo far circolare i nostri contenuti. Differenti piattaforme mettono a disposizione differenti tipi di risoluzione, da un minimo ad un massimo, dove noi potremo giostrarci a seconda delle nostre esigenze e possibilità. Facendo un esempio, la mia piattaforma di riferimento per i video è ovviamente YouTube. La piattaforma di casa Google dà la possibilità ai content creator di caricare sulla sua piattaforma contenuti con risoluzione dai 144p fino ai 2160, comunemente chiamata 4K. Questa ampia varietà di risoluzione ci dà la possibilità di poter creare i nostri contenuti senza dover possedere un budget troppo elevato. Se il video vi sta piacendo fatemelo sapere lasciando un bel mi piace così da far crescere il video e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nella sezione commenti. Un altro aspetto da tenere in considerazione è il costo delle attrezzature necessarie per registrare video in 4K. Banalmente ci servirà una webcam o una fotocamera dedicata e sicuramente un microfono esterno se vogliamo mantenere una qualità minima. È vero che ormai le webcam di nuova generazione, tipo Elgato Facecam Pro o Logitech Brio, sono webcam che registrano filmati in 4K, restituendo al content creator un ottimo prodotto, con un impegno a livello di impostazione e setting up pressoché inesistente. Ma sicuramente non può essere paragonabile con video registrati da fotocamere dedicate che sicuramente richiedono un impegno maggiore per quanto riguarda impostazioni e tipo di illuminazione, ma in cambio possono davvero restituirvi una qualità video impressionante. Sempre per quanto riguarda il tipo di dispositivo con cui registreremo, dovremo tenere conto anche del tipo di sensore installato su di esso. Si passa da fotocamere mirrorless full frame and on con grandi sensori a webcam con sensori sensibilmente più piccoli ai nostri smartphone che, dovendo risparmiare spazio visto le ridotte dimensioni, montano sensori notevolmente più piccoli rispetto a fotocamere mirrorless. Più il sensore si riduce in grandezza, più è necessario implementare luce esterna nella scena che si sta registrando per evitare l'effetto noise o sgranatura della stessa. Per esperienza personale posso garantire che se siete intenzionati a fare un upgrade rispetto a registrare con il nostro smartphone, sconsiglio vivamente di buttare via i soldi per diverse webcam, ma di continuare a utilizzare il nostro smartphone come dispositivo di registrazione principale e con il tempo risparmiare per acquistare anche usata una fotocamera mirrorless dedicata, perché come detto in precedenza un sensore di minor dimensione richiede più luce esterna introdotta, come pannelli a LED o softbox. Quindi a risparmiare nell'acquisto di una webcam da 200-300 euro si dovrà andare ad aggiungere il costo delle luci esterne. Non fraintendetemi, avere molta luce è sempre preferibile anche con sensori di grandi dimensioni come fotocamere full frame, anche perché molto spesso registrazioni con esposizione più elevata possono essere facilmente corrette in post-produzione. Facendo un esempio personale, io registro tutti i miei video in maniera sovraesposta, cioè con più luce di quella necessaria, per poi diminuirla in post-produzione proprio per evitare il più possibile l'effetto noise nella mia composizione. L'ultimo punto da tenere in considerazione è la tipologia di fruizione della piattaforma su cui caricheremo i nostri contenuti. Andiamo a prendere in esame la nostra piattaforma di riferimento. Se andiamo a spulciare e a cercare le statistiche riguardanti l'utilizzo di YouTube da parte dei suoi utenti, andremo a scoprire che il 70% dei contenuti viene usufruito tramite dispositivi mobile come smartphone o tablet.
Quindi ha davvero senso spendere più del necessario per avere una qualità migliore? Dipende dalle nostre necessità. È vero sì che i nostri viewers guardano i nostri contenuti principalmente tramite dispositivi da 6-7 pollici. La differenza tra 1080p e 4K sarà impercettibile, ma magari registrare video in 4K potrebbe essere necessario a livello puramente tecnico-estetico. Ad esempio, io vado a registrare tutti i miei video in 2160p, cioè in 4K, per poi successivamente caricarli su YouTube in 1080p. Qualcuno potrebbe pensare, ma perché andare a registrare una risoluzione maggiore per poi fare un downgrade della stessa per caricarla su YouTube? La risposta è semplicissima: non voglio perdere qualità di dettaglio quando creo uno zoom digitale, cioè quando in post-produzione vado ad avvicinare il mio soggetto, in questo caso me stesso, semplicemente allargando il video. Facendo ciò con un video in 1080p, le scene in cui applicherò uno zoom digitale avranno una qualità più vicina al 720p rispetto ad un Full HD, con una conseguente perdita di dettagli. Invece, utilizzando un registrato in 4K, le scene con zoom digitale avranno una risoluzione pari al Full HD e di conseguenza, caricando i nostri video sulla piattaforma in 1080p, non si avranno perdite di dettagli. Ecco come e perché io registro i miei video in 4K per poi andarli a post-produrre e successivamente caricare su YouTube in 1080p. Questo è il metodo che io personalmente utilizzo, ma non pretendo che sia il migliore. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e come registrate i vostri video qui sotto nei commenti. Vi ricordo che se volete supportare il canale potete farlo in maniera semplicissima iscrivendovi se non l'avete già fatto e cliccando la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. Noi ci si vede in un prossimo video, ma se siete interessati a 5 consigli su come migliorare i propri video fin da subito, questo è il video che fa per voi. E ricordate, stream smart, no hard.